Una Barbie che ha fatto impazzire praticamente tutti i collezionisti e non solo. Mold Odile, un corpo particolare che infatti non vedo l'ora di scoprire e di paragonare agli altri corpi Model Muse, e un vestito davvero elegantissimo. Oggi guardiamo assieme questa Barbie della linea Pink Premiere Gala Collection. Ed eccola qua nella sua scatola, che di base è davvero molto semplice. Abbiamo questa vetrina trasparente tutta al centro e anche nella parte superiore che ci lascia vedere completamente la bambola all'interno. C'è anche questa specie di piccolissima cornice attorno alla vetrina che inizia nera e poi sfuma in rosa nella parte finale, dove troviamo anche il logo Barbie Signature e la scritta Pink Premiere. Sempre sulla vetrina troviamo la scritta Gala Collection in argento metallizzato. Un lato della scatola è completamente nero con solamente questi glitter stampati in rosa, l'altro lato invece è fucsia con la scritta Pink Premiere. Sul retro della scatola possiamo vedere per prima cosa una foto di questa bambola, una foto di stock sicuramente, perché sembra leggermente più ritoccata confronto a come la bambola realmente. Da questa parte di nuovo il logo Gala Collection e qui in basso una descrizione di questa bambola che ci dice: la serie Barbie Gala Collection mette in mostra look ultra glamour e di alta moda ispirati ai celebri momenti da tappeto rosso. La collezione debutta con la spettacolare Barbie Pink Premiere, che indossa uno splendido abito a sirena accessoriato con una stola bianca di pelliccia sintetica foderata con cuori a forma di B. Barbie è pronta per la sua tanto attesa camminata sul tappeto rosso. Ed ora, visto che sulla scatola non c'è nient'altro da dire e la mia bambola guarda il cielo, andiamo subito ad unboxarla. Ed eccola qua finalmente fuori dal box. È bellissima, è innegabilmente bellissima, però non sono ancora convinto del suo corpo. Voglio vederla poi spogliata alla fine per capire una cosa, perché non ho ancora capito che proporzioni abbia questo corpo. Ma intanto cominciamo a guardare il suo viso, che è spettacolare. Come vi dicevo nell'intro, ha il mold Odile, che amiamo tutti ormai alla follia e stiamo tutti sperando che diventi il mold ufficiale di Barbie. I suoi occhi sono completamente azzurri, molto allungati e guardano di lato. Sopra gli occhi ha un leggerissimo ombretto chiaro, non è neanche tanto truccata, un bel eyeliner. Le sue sopracciglia sono molto definite e nella parte centrale sono leggermente più scure per rendere lo sguardo più intenso. Ovviamente abbiamo un po' di blush sulle guance e sulle labbra indossa questo rossetto nude perlato. Questo viso è stupendo da ogni angolazione, se lo guardiamo di profilo, tre quarti frontale, il tre quarti opposto, è sempre bello, è sempre meraviglioso. Questo viso è veramente wow, wow, wow. I suoi capelli però sono semplicissimi. Sono quasi completamente sciolti, a parte qui sul lato destro del suo viso, dove sono raccolti in questa piccola codina qui dietro. Non c'è veramente nulla di speciale. Sono biondi con diverse tonalità di biondo, per fortuna. Credo si faccia fatica a vedere in camera, ma ci sono davvero delle ciocche più chiare e delle ciocche più scure, leggermente più chiare e leggermente più scure, e sono lunghissimi, le arrivano fino sotto al sedere. Sono leggermente mossi nella parte finale e devo dire che non hanno alcun tipo di gel e che non sono per niente incasinati. Non li ho nemmeno pettinati, così è proprio come escono dalla scatola. Praticamente già perfetti. L'unico punto dove ha un filo di gel è questo ciuffo per fare in modo che rimanga in questa posizione e che non le cada sul viso, ma direi che ci sta, come se si fosse data una spruzzata di lacca. Alle orecchie indossa questi orecchini che sono fissati su un pezzettino di plastica e portate pazienza, ma li lascerò cuciti in questo modo per essere sicuro di non rovinarli, di non perderli, e sono degli orecchini con un pendaglio. Infatti la parte sotto dovrebbe appunto penzolare un pochino se non fosse stata cucita sulla plastica. Non mi pare che siano di metallo, ma comunque Mattel ha messo questa plastichina a protezione per fare in modo che il suo viso non si macchi. Quindi probabilmente questi orecchini o la colorazione che hanno dato a questi orecchini potrebbe macchiarle il viso. Quindi io lascerò tutto così com'è. Al suo collo vediamo che indossa questa collana abbastanza semplice, ovviamente abbinata agli orecchini, ma nella sua semplicità è comunque molto appariscente perché è molto spessa attorno al collo, con un pendaglio davvero importante che scende verso il seno. Su entrambe le braccia, sopra i guanti, indossa questi braccialetti uguali per entrambi i lati, sempre argentati ma sempre di plastica. Si possono rimuovere perché sono dei braccialetti aperti.
e sono carini, ci stanno bene con la sua collana e con i suoi orecchini. Una cosa che sicuramente apprezzo molto di più è questo anello. Le hanno messo l'anello come si faceva negli anni 90, quindi bucando la mano. È un anello sempre argentato come tutti i suoi gioielli a forma di cuoricino e guardando all'interno della mano vediamo proprio dove esce la parte diciamo del chiodino che è stata infilata nella mano. Le sue mani, oltre ad avere lo smalto rosa, sono anche uno stampo completamente diverso da tutte le altre mani delle Barbie Model Muse e questo mi convince ancora di più a fare dopo un piccolo confronto una volta spogliata. Ma guardando il suo look, la prima cosa che vi vorrei far notare sono i guanti, così poi ci dedichiamo al vestito. I suoi guanti sono lunghissimi perché iniziano da sotto l'ascella e arrivano fino sul dorso della mano, quindi superano il polso e finiscono a punta sulla mano. Mi piacciono molto, sono dello stesso colore del vestito ma di un tessuto diverso perché il vestito è realizzato in raso, invece questi guanti sono realizzati in un tessuto super elasticizzato, così sicuramente si riesce a vedere quanto sia elasticizzato questo tessuto. E in più qui in questo punto dove vedete questa piccola pieghetta, sotto Mattel ha applicato un biadesivo per fare in modo che il guanto non possa scivolare via. Ovviamente ne ritroviamo uno identico anche sull'altro braccio. Il suo vestito, proprio come ci dicevano nella descrizione, è un vestito molto aderente ma a sirena. Quindi la sua gonna si allarga con questo spacco enorme che ci lascia vedere completamente le sue gambe. Come vi dicevo è tutto realizzato di raso fucsia, molto bello, molto lucido e soprattutto molto morbido, sembra quasi vellutato, al tatto sembra seta. Sul seno ha questo scollo a cuore e vediamo anche che ha un seno decisamente importante, cosa che a me piace da morire. E in più troviamo anche queste spalline di silicone per fare in modo che non scapezzoli, quindi che non possa scivolare via il vestito. Purtroppo sono un po' bruttine in questo caso perché si vedono davvero tanto ed è talmente bella la scollatura che è quasi un peccato lasciarle lì. Mi sa che andrò a nasconderle sotto le sue ascelle. Credo proprio che dopo lo farò. Purtroppo il vestito è removibile solamente tramite del velcro sul retro, non ci sono bottoni, non ci sono gancetti, c'è solamente questo velcro semplicissimo. Mi sarei aspettato onestamente almeno un bottoncino e invece no. Scendendo però a guardare la sua gonna, cominciamo dal retro che è la parte più bella, guardate come cade bene e lo strascico quanto è bello. È davvero wow, perché questo vestito oltre ad avere una forma sirena ha appunto questo strascico che secondo me è stupendo e crea una silhouette veramente elegante, femminile, bellissima. Wow! La parte frontale la trovo invece un pochino meno bella, ma secondo me il problema non è il vestito in sé quanto la plastica che hanno messo sotto. Perché se alziamo la gonna vediamo che sotto è tutta ricoperta, ha proprio un altro vestito realizzato di questa plastica che dovrebbe essere trasparente ma che inevitabilmente comunque si vede ed è tutto ricoperto il suo corpo, c'è proprio un altro vestito di plastica che arriva fino al seno per fare in modo che non si trasferisca il colore dal tessuto al suo corpo. Anche perché guardando attentamente questa mano che era appoggiata al suo fianco possiamo già vedere che i polpastrelli si sono già colorati. Quindi sì, questo tessuto macchia decisamente tanto e quindi sono sicuro che il problema qui davanti sia proprio la plastica che mantiene rigido questo tessuto della gonna che sarebbe invece morbidissimo. Credo si riesca proprio a vedere che è un raso morbidissimo, è stato anche foderato all'interno con un raso leggermente più opaco e tutto il vestito internamente è stato foderato ed è veramente bello. Mi dispiace dover per forza tenere questa plastica all'interno, ma cercherò poi con calma di trovare il modo di nasconderla il più possibile, ma di sicuro non voglio una bambola completamente fucsia. Le sue scarpe sono semplicissime, sono delle décolleté con la punta aperta, il tacco molto alto, ovviamente fucsia. Nella loro semplicità mi piacciono da morire, sarà che io impazzisco per i tacchi alti e quindi mi basta avere un tacco alto per impazzire, ma devo dire che ci stanno con l'outfit, ci stanno con il look, non sono troppo impegnative e lasciano anche intravedere che sulle dita dei piedi le hanno messo lo smalto. Con lei arriva anche però questa pelliccia che è lunghissima, dove da una parte è tutta bianca, pelosa e davvero molto molto morbida, ma all'interno è stata foderata con questa stoffa con tutti questi cuoricini rosa su fondo azzurro con tutte le B di Barbie con il font vintage. Molto bello, non so come glielo andrò a mettere perché come ce l'aveva in scatola non mi faceva impazzire. Vorrei trovare il modo di farglielo stare addosso più o meno così o comunque una cosa del genere,
ma poi ci penserò con calma. Una volta finito il video farò tutte le prove necessarie. Prima di passare al suo corpo vi mostro velocissimamente il suo stand, che è uno stand a seduta con il piedistallo davvero molto strano, non l'avevo mai visto fatto così, sembra quasi un fiore, e invece la base è semitrasparente glitterata, e poi con lei arriva il certificato di autenticità con scritto Barbie Gala Collection, la solita frasetta degli artisti e designer Mattel, e questa bambola è una Black Label. Quindi la linea da collezione più bassa, diciamo, di Mattel. Prima di spogliarla completamente ci tenevo solamente un secondo a farvi vedere appunto quel vestito di plastica di cui vi parlavo, che la ricopre totalmente proprio dove la stoffa fucsia si appoggerebbe sul suo corpo. Ma adesso andiamo a rimuovere anche quello e facciamo un piccolo confronto con gli altri corpi Model Muse. Come tutte le Model Muse è articolata al collo, alle spalle e alle anche, non ha nessun'altra articolazione, ma se vedete il suo corpo è particolarmente curvy, anche se non ha la definizione Model Muse curvy, ma ha la definizione Music Muse. Quindi andiamo a fare un confronto con quello che Mattel definisce un corpo curvy, che sarebbe quello di Christy. Io, ragazzi, onestamente, Christy a fianco a questa nuova Barbie Gala Collection la trovo veramente magrissima a confronto. Eppure, questo per Mattel è considerato curvy. Io non ho capito bene questa distinzione, questa differenza. Se qualcuno me la sa spiegare, il perché le abbiano chiamate così. Se guardiamo le gambe del Music Muse sono più morbide confronto al corpo curvy. Se guardiamo i fianchi sono molto più morbidi confronto al corpo curvy, e credo anche il busto e il seno. E direi di sì, qui si nota palesemente che il seno del Music Muse è decisamente più morbido, è una taglia in più confronto al corpo curvy. Anche la vita è leggermente più larga, i fianchi all'altezza del sedere sono decisamente più morbidi, e ragazzi è tutta più morbida la Music Muse confronto alla Model Muse curvy. Non capisco questa cosa. Cosa intendono loro per Music Muse? Questo invece è il confronto con il corpo Model Muse normale, quindi quello che ormai potremmo definire skinny, che ha molto meno seno, ha anche forse le spalle un pochino più strette, il busto decisamente più stretto, le anche, quindi il bacino, la vita è praticamente la metà, le gambe sono molto più magre, però almeno l'altezza rimane uguale. Anche guardandoli lateralmente vediamo un polpaccio più pronunciato, una coscia decisamente più morbida, un sedere che qui c'è e nella Model Muse classica non c'è, un busto decisamente più prosperoso e anche il seno un po' più seno. Ma prima vi dicevo anche che è stato cambiato anche lo stampo delle mani. Quindi probabilmente anche le sue braccia, anzi senza probabilmente, se guardiamo infatti qui all'altezza della spalla, appena sotto la spalla si vede che è un pochino più morbida confronto al corpo curvy, quindi sono proprio state ridisegnate tutte le braccia comprese la mano. Infatti in tutte le altre Model Muse, sia curvy che classiche, il mignolo è staccato dal resto della mano, invece in questa Music Muse il mignolo è attaccato sia in una mano che anche nell'altra, e in più spero si riesca a notare che ci sono dei dettagli quasi come se ci fossero i tendini leggermente in rilievo che solitamente nelle Barbie non troviamo. Per fare un confronto giusto ho preso la Barbie Holiday di quest'anno, che ha lo stesso braccio, o meglio la mano nella stessa posizione, e vediamo che le Model Muse classiche hanno tutte le 4 dita attaccate, e invece questa nuova Music Muse ha l'indice staccato dalle altre dita. Quindi hanno anche fatto le mani completamente nuove, oltre a tutto il resto del corpo. Le ho messo solamente un attimo il vestito senza la plastica sotto per farvi vedere quanto veste diversamente, e molto meglio, cade molto meglio. Soprattutto nella parte della gonna non spara più fuori come prima, ma scivola veramente molto bene fino a terra ed è completamente un'altra cosa. Ma adesso, perché ho paura che si macchi, vado subito a rimettere la plastica. Quindi cosa dire di questa Barbie Pink Premiere Gala Collection? Wow, mi fermo al secondo wow, anzi triplo wow, perché comunque è una bambola davvero bellissima, realizzata molto bene, i tessuti sono meravigliosi, il vestito è tutto foderato. Mattel ha avuto anche l'accortezza di proteggerla per fare in modo che il vestito non le macchi il corpo. I suoi capelli sono una fibra meravigliosa, la pelliccia è morbidissima, la fodera della pelliccia è stupenda,
Lo strascico del vestito è veramente cucito bene e cade in un modo impeccabile, guardate anche solo da qui che meraviglia, quindi il triplo wow glielo devo dare per forza. Personalmente però le darei solamente 2 wow perché non mi convince il suo corpo, ma è solamente una cosa soggettiva. Quindi a livello oggettivo triplo wow, anche perché ragazzi questa è una Barbie da collezione che ha un costo di circa 50 euro e per una volta trovo che il prezzo sia adeguato alla qualità, perché comunque gli accessori sono davvero bellissimi ed è fatta tutta benissimo. A mio gusto sarebbe stata più bella sicuramente con un corpo meno morbido, ma ripeto, è solamente un gusto soggettivo. Per il resto, guardate che viso. Wow. Quindi adesso fatemi sapere voi cosa ne pensate di lei nei commenti, se anche per voi è un triplo wow o se invece l'avreste preferita come me con un corpo leggermente meno curvi. Scrivetemi tutto qui sotto che io vi leggo sempre. Ovviamente spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto che vi sia tornato utile, magari per il confronto con i vari corpi Model Muse, che io onestamente non avevo ancora trovato da nessuna parte. Sicuramente qualcuno l'avrà mostrato, ma io non l'ho trovato. Quindi se questo video vi è tornato utile anche solo per quello, lasciatemi qui sotto un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, se vi va seguitemi su tutti i social con lo stesso nome Toys Expression e su Instagram anche come Toys Expression Dolls. Io intanto ragazzi vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.